Ciao YouTube, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, bentornati agli iscritti, buongiorno a chi capita per la prima volta sul mio video. Eccoci qua per una lettura d'amore. Oggi il titolo riguarda il nostro cuore, quindi il nostro cuore è in attesa, ma di cosa? Di cosa è in attesa questo cuore? Potrebbe essere in attesa di un nuovo amore, potrebbe essere in attesa di un ritorno, potrebbe essere in attesa di qualcosa che qualcuno ti deve dire, potrebbe esserci un'attesa anche di un'esternazione, magari di emozioni o sentimenti, o che qualcuno si faccia avanti con noi. Quindi diciamo ci possono essere tante cose dietro questo cuore in attesa, però se tu sceglierai una delle carte di questi tre mazzi, quindi una variante tra queste tre, dovrebbe arrivarti un messaggio personalizzato. Ovviamente sono comunque delle letture interattive, quindi nel caso in cui volessi ascoltarne anche più di una, anche due o anche tre, fai pure e prendi per buono solo quello che ti risuonerà. Lascia andare tutti i messaggi che magari non sono direttamente indirizzati a te. Come vedi ho scelto tre segnaposto, quindi ho scelto il lampione, l'alberello, diciamo così, e il cono gelato per le tre varianti. Sono tre mazzi diversi, i tarot illuminati, i tarocchi giapponesi e le tarot grunge, e poi ho scelto anche una carta dal Essential Oil Healing Deck, che rappresenta appunto un olio essenziale tratto da una pianta, e qui c'è la pianta o insomma quello a cui si riferisce quest'olio. Queste carte le ho pescate, no? Quindi si abbinano alle varianti in modo del tutto casuale. La prima è la betulla, la seconda è la melissa, eccola qua, e poi abbiamo il coriandolo, ed eccolo qua. Quindi fai la tua scelta in base a quel mazzo che ti attira di più, semplicemente in maniera istintiva, o a una di queste tre carte, e andiamo a sentire il messaggio personalizzato delle carte per te. Mi raccomando, se non sei iscritta o iscritto al canale, iscriviti, l'iscrizione a Lovely Saratart è completamente gratuita, basta toccare su iscriviti e attiva la campanella per ricevere le notifiche dell'uscita del mio prossimo video. Nel frattempo metti un like così mi aiuti già a farlo girare. Parto subito quindi con la variante numero 1. Ciao, eccoci qui con la variante numero 1, la variante dei tarot illuminati, e a questo proposito ecco qua che il tuo segnalibro è proprio in un certo senso segnaposto, segnalibro, insomma, è qui un lampione. E andiamo a vedere cosa dice la carta. La carta è stata pescata in maniera del tutto casuale, però ti faccio notare che in qualche modo si abbina un po' al dorso di questo mazzo. Quindi tutto è sincronico, diciamo così. E la carta si riferisce alla betulla e all'olio essenziale di betulla. Allora, cosa possiamo dire di questa carta? Intanto che l'olio di betulla genera forza e coraggio. Infatti, gli Ashinabi, penso si legga così, del Nord America, costruivano le loro canoe con la corteccia di betulla, ci dice questa carta, poiché la corteccia accuratamente sbucciata poteva essere capovolta con il lato resinoso e impermeabile rivolto verso l'esterno, quindi veniva usata per fare le canoe. In più, diciamo, questo popolo ringraziava gli spiriti della foresta per aver fornito quindi a loro la forza e la protezione. Inoltre seppellivano anche i loro morti avvolti nella corteccia di betulla e ricavavano medicine per i crampi allo stomaco e per le malattie del sangue, e lo facevano dalle radici della corteccia di betulla. I Druidi, un antico popolo della Gran Bretagna e della Francia, le cui vite e credenze spirituali erano strettamente legate alla natura, chiamavano la betulla la signora dei boschi per la sua bellezza ed eleganza, e gli albi erano simboli di rinnovamento, rinascita e inizio. In Galles la betulla è considerata l'albero dell'amore e viene utilizzata per creare pegni d'amore. I Celti credevano che coloro che nascevano tra il 24 dicembre e il 20 gennaio nascessero sotto lo spirito della betulla e che l'albero potesse proteggere chiunque dagli spiriti maligni e dagli attacchi psichici.
Quindi praticamente, come vedi, intanto potresti essere nata o nato tra il 24 dicembre e il 20 gennaio. Se fosse così, scrivelo poi nei commenti, o avere l'ascendente magari in un segno che è appunto in questo caso penso proprio il Capricorno. Cosa dice poi questa carta? Dice che l'olio essenziale di betulla contiene il metilsalicilato, il betulene e il betulinolo, che sono tutti elementi che conferiscono all'olio le sue potenti qualità medicinali. È infatti un potente guaritore per le articolazioni, i tessuti connettivi e loloranti, nonché le ossa, e aiuta a ricostruire queste parti del corpo e allevia il dolore in queste aree. Ha anche un sacco di altri usi. Adesso per abbreviare un po', vi dico intanto che a livello psichico aumenta appunto il coraggio e rafforza la psiche. Si dice che supporti coloro che sono deboli di volontà o troppo flessibili e che non hanno la forza di restare impegnati nei propri bisogni o nelle proprie convinzioni. Può anche affrontare sentimenti di paura, alienazione e mancanza di supporto, oltre a trasformare la codardia in coraggio. Allora, ovviamente poi ha tantissimi altri usi, però mi sembra che ci siamo abbastanza dilungati, ma era talmente bella questa cosa di poter spiegare anche un po' queste carte nella maniera più dettagliata che questa volta l'ho voluto fare. Ecco qua. Quindi per te che hai scelto questa variante potrebbe essere anche un'ottima idea per il tuo cuore in attesa anche usare l'olio di betulla, magari chiedetelo in erboristeria e vi fate spiegare i vari usi che ne potete fare e le modalità ovviamente con cui usarlo. Ok, andiamo a vedere un po' questo cuore in attesa, diciamo cosa c'è per questo cuore in attesa dietro questa carta, questo messaggio che ti deve arrivare. Qual è il messaggio personalizzato delle carte per te che hai scelto questo mazzo? Allora, andiamo a vedere un po' e peschiamo delle carte. E qui c'è la principessa di spade, eccola qua. Andiamo avanti. Il 5 di pentacoli. Metterò qualche carta, poi ogni tanto mi fermerò a darti delle spiegazioni, ovviamente. Qui abbiamo giustizia. Escono due carte insieme, una è il 3 di spade e l'altra è il 7 di spade. Sono uscite proprio un po' così, come hai visto, e voglio tenerle così. Vediamo qualcos'altro. Cosa ci vogliono raccontare queste carte oggi per te? Di questo cuore in attesa. Qui abbiamo il 9 di pentacoli. Qui abbiamo un principe di bastoni e vediamo qualcos'altro. E qui abbiamo un 6 di bastoni. Allora, le carte ci dicono, sotto c'è un asso di coppe sotto il fondo del mazzo. Le carte ci dicono che il tuo cuore è in attesa di un ritorno di qualcuno o perlomeno vorrebbe tanto che questa situazione con una persona che sembra specifica qui finisse per darti quello che ti meriti, diciamo. Tu vorresti ottenere quello che meriti veramente, insomma, da questa persona. E intanto stai aspettando probabilmente un messaggio, oppure che questa persona parli e ti dica determinate cose. C'è la possibilità che in questo momento ci sia proprio della freddezza o questa persona si mostra fredda e distaccata nei tuoi confronti, oppure c'è proprio un distacco effettivo, cioè non vi state sentendo, non vi state parlando, perché qui c'è la neve, come vedi, no? Che rappresenta appunto questa freddezza. Mentre questa persona qui la vediamo come un principe di bastoni, quindi sicuramente questa persona era qualcuno o è qualcuno che normalmente è abbastanza appassionato, no? E quindi questa freddezza non sembra quasi innaturale qua. È possibile che tu abbia affermato, diciamo, o questa persona abbia affermato il proprio diritto alla libertà personale. Uno dei due qui è come se avesse voluto dimostrare di essere in grado di fare le proprie scelte indipendentemente dal comportamento dell'altro.
E questo ha portato a questa situazione qui. Devo dire che qui c'è molta sofferenza che vedo nel tuo cuore, cioè questo cuore è trafitto da tre lame, no? E c'è del sangue. E questo è dovuto a una sorta di... qui bisogna distinguere ovviamente, se sei in una relazione dove c'è diciamo, che non è esclusiva, addirittura è nata da un tradimento tuo o dell'altra persona, questa carta del 7 di spade vicino a questo 3 di spade può indicare una sofferenza dovuta a questa relazione che non è una relazione ufficiale, diciamo. Però cioè, se anche foste entrambi liberi o solo uno dei due, comunque qui secondo me la sofferenza è dovuta al fatto che ti sei sentita o ti senti ingannata da questa persona, no? Tradita o ingannata, però questo tradimento non è detto che sia un tradimento di natura fisica, anche se per alcuni potrebbe anche essere che qui ci sia stata una sorta di tradimento. Però può essere un tradimento delle proprie aspettative magari una persona che tu ti aspettavi appunto o pensavi che provasse alcuni sentimenti nei tuoi confronti, poi ha dimostrato il contrario oppure non ha fatto quello che tu ti aspettavi facesse questa persona e quindi hai tentato, diciamo, magari in maniera strategica di ehm, alzare l'asticella dell'autostima importi anche nei confronti di questa persona. Magari sei tu che hai messo inizialmente questa distanza o che ti stai comportando freddamente nei confronti di questa persona. Però è perché tu cosa fai? Il tuo cuore sta aspettando, appunto, siccome sta soffrendo, sta aspettando questa giustizia, che è questa vittoria, questo trionfo. Quindi tu stai aspettando che la giustizia sia fatta, diciamo. Che significa però in positivo che tu possa, che questa persona possa, diciamo, tra virgolette, piegarsi al tuo volere. Non è così in negativo, però, no? Ovviamente tu vuoi solamente che questa persona dichiari magari il suo amore oppure si comporti diversamente o torni da te se c'è stato un allontanamento. Tu vuoi quello che credi giustamente di meritare, vuoi che ci sia più equilibrio in questa relazione. Solo che questa azione che tu hai fatto anche per appunto per te stessa o per te stesso, per diciamo sentirti meglio, questo tuo volerti imporre, farti vedere forte, determinata o libera o libero davanti a questa persona, agli occhi di questa persona, al momento non sta ancora funzionando, diciamo, come strategia per far tornare questa persona. Vediamo un po' però cosa accadrà qua. Quindi qual è il messaggio che deve arrivarti? Perché questa, diciamo, è la situazione che vedono le carte. Se non ti trovassi in questa situazione, ovviamente puoi ascoltare tutto il messaggio per capire se in qualche modo si adatta ad altre situazioni che stai vivendo, oppure puoi lasciare andare tutto e sentire un'altra variante, no? Chiaramente. Allora andiamo a vedere qualcos'altro, quindi. Qual è il messaggio che deve arrivare alle persone che hanno scelto la variante numero 1 qua? Allora, il messaggio qual è? Che forse è necessario cambiare delle cose, tentare un allontanamento da questo dolore e guardare al futuro, qua dicono le carte, perché io vedo che qui c'è da guardare avanti, diciamo, non soffermarsi sul passato. E qui c'è un re di spade. Allora, il messaggio potrebbe sembrare, tra virgolette, negativo, no? Perché so che tu in questo momento, diciamo, sei innamorato o innamorata di questa persona, o perlomeno questa situazione ti fa soffrire, però le carte ti dicono praticamente che bisogna tentare di allontanarsi dalla sofferenza che si prova, cioè cercare anche un cambiamento magari in alcuni casi, cercare di spostarsi da dove ci si trova perché è una sofferenza forte che si sta provando, anche rivolgendo il proprio sguardo appunto a un futuro che può essere anche un futuro non vicinissimo nel tempo ma più lontano.
Questo non esclude che questa persona nel futuro possa far parte, diciamo, della nostra vita o fare quello che noi desideriamo faccia, ma diciamo è come dire che questa cosa non sta avvenendo adesso. Infatti questa persona, nonostante gli sforzi che probabilmente hai fatto, o o la distanza o la freddezza, sta ferma, no? E infatti vedi, è ben seduta con le braccia incrociate, quindi anche un po' arrabbiata o comunque si mostra abbastanza forte, decisa, determinata e anche fredda nei tuoi confronti. Quindi diciamo che se tu hai adottato questa come una tattica o anche per autoproteggerti, però dovresti, secondo le carte, andare fino in fondo. Questo è il messaggio che ti deve arrivare, nel senso che non otterrai in questo momento quello che desideri, diciamo, poi potresti ottenerlo però in un futuro, eh. Vediamo un po'. Infatti, qui c'è l'asso di coppe, vediamo cosa ci vogliono altro dire. C'è un 6 di coppe e cos'altro? E c'è un 8 di coppe, vedi? Allora, le carte dicono che tu ovviamente provi dei sentimenti, no? Sei emozionata, provi un'emozione per questa persona ed è tutto questo appunto ti fa soffrire proprio perché c'è questo sentimento dentro di te che non si riesce più a trattenere, no? Questa coppa trabocca d'acqua, no? E c'è anche la mancanza di questa persona perché comunque c'è distanza, c'è freddezza, quindi si sente la mancanza di questa persona, però alla fine è necessario comunque, visto che questa persona rimane sulle sue posizioni, non si muove, sarà necessario dire va bene, grazie e andare alla ricerca di quello che veramente ci può rendere felici. Quindi qui le carte ti consigliano di voltare le spalle un po' a questa situazione e andare alla ricerca di quello che tu realmente desideri perché, come dire, in questo momento qui questa persona questa cosa non te la può dare, quindi questa attesa, diciamo, ti consuma nella sofferenza, ma non ti aiuta a superare tutto questo. E quindi ti dicono le carte sostanzialmente di smetterla di aspettare che questa persona appunto in base a delle varie strategie che tu metti in atto faccia degli ulteriori passi, ma piuttosto di andare oltre, di passare oltre. E qui c'è anche la principessa di bastoni, il che ci dice che comunque tu sei una persona che ha tante energie positive, anche a livello spirituale, che è una persona che ha tanta voglia di fare tante cose, che ci mette passione in tutto quello che fa, ma che forse appunto questa volta deve guardare oltre, deve andare oltre. Cioè le carte hanno un chiaro messaggio che sembra proprio essere questo. Andiamo a vedere qualcos'altro per te. Quindi in realtà non ti scoraggiare, nel senso che il tuo cuore sta aspettando, ma forse arriverà qualcosa di meglio, diciamo, da tutta questa situazione, perché c'è sempre un progetto su ognuno di noi, quindi se una cosa non va, c'è un motivo. Andiamo a vedere un po' cosa dice l'Arcangelo Michele per questa cosa. Peschiamo anche qua. Fidati dei tuoi sentimenti e rispettali. Quindi vedi, c'è il discorso di fidarsi di quello che si sente. Se dentro di te ti sei sentita o sentito di fare così è perché sentivi che qualcosa, diciamo, mancava, no? In questa relazione o che qualcosa non ti rendeva felice. Innocenza, qui potrebbero essere per alcuni di mezzo anche dei bambini in questa situazione. Oppure potrebbe essere un tuo atteggiamento, no? Che in qualche modo è puro, è un amore puro quello che tu provi, è un sentimento puro, no? Ma forse non è ricambiato nello stesso modo. Usa l'immaginazione e visualizzerai la risposta. Allora, questa carta ti dice fondamentalmente tu hai questa domanda nella testa, però se tu visualizzi, tu sicuramente, siccome sei una persona fortemente intuitiva, puoi arrivare anche a, diciamo, a capire, no? Cosa fare, come comportarti e perché sta accadendo tutto ciò. Andiamo a vedere qualcos'altro. Prendo anche, diciamo, l'oracolo Vestar Seed
gli oracoli delle stelle, vediamo cosa dicono loro per te. Comunque, quella carta della betulla indicava anche la forza, no? Il coraggio. Quindi questa variante, come vedi, è sincronica, ti dice di avere coraggio, di guardare oltre, di guardare avanti, di guardare l'orizzonte, di riprendere in mano, diciamo, la tua vita, il tuo tempo, che è preziosissimo, e di dire grazie, ma non fa per me, e andare avanti. Quindi se c'è una persona che stai aspettando da tanto tempo o da cui ti aspetti delle cose ma non arrivano queste cose, è ora di lasciarsi un po' alle spalle questa situazione. Non sei per tutti. Ecco qua che ti arriva forte e chiara la risposta. Accetta la tua originalità, rivolgiti al tuo vero nord ed ecco qua, cerca il tuo vero nord. Intanto sotto ci sono anche noi Hater, dice amore profondo, latte materno, la nascita come portale. Vedi, qui c'è un amore profondo che si prova, no? È una forte sofferenza, però effettivamente purtroppo ci sono delle persone di cui ci innamoriamo proprio perché non ci ricambiano a volte, no? E quindi gli diamo il massimo di noi stessi per poi scoprire che in realtà appunto ci siamo innamorati di queste persone proprio perché in qualche modo cioè, rappresentavano una sfida, no? Il voler conquistare qualcuno, un amore che non abbiamo mai avuto magari dall'infanzia, ecco qua la carta dell'innocenza, no? Quindi la mancanza di amore che avevamo nell'infanzia la andiamo a riprodurre nelle nostre relazioni, perché è qualcosa che già conosciamo, invece forse bisogna andare incontro qua all'ignoto e scoprire nuove persone, nuove cose, quindi in realtà non è tutta questa lettura non è negativa magari come potrebbe sembrare, anche se al momento ti sembra che sia così, magari perché tu magari aspettavi una risposta di ritorno magari di questa persona che ti manca e via dicendo. No, qui la lettura è positiva, ma nel senso che devi guardare da una prospettiva più alta le cose, giustamente, no? Quindi ti devi elevare al di sopra degli eventi specifici e contingenti per vedere che c'è un progetto più grande sulla tua vita di questo, no? E quindi vediamo. E infatti qua segnalano una sorta di lettura le carte ed ecco i gufi, cioè le civette che dicono di guardare in avanti. Dicono di guardare in avanti. Tutto torna. Ed ecco il bouquet. E allora ci sono delle chiare indicazioni. Una chiara indicazione potrebbe essere anche che riceverai anche dei doni. Se sarai in grado di andare oltre, di guardare oltre, di girare le spalle e andare avanti, potrebbero arrivare dei nuovi incontri, dei nuovi inviti, dei nuovi appuntamenti, per esempio, un nuovo amore. Perché qua c'è il bouquet che rappresenta un dono, dei doni che riceviamo, qualcuno che comunque sono rose rosse, ci ama magari, quindi cioè, sta aspettando di conoscerci, di incontrarci, anche se magari ancora non sa che esistiamo. E poi c'è questo giardino che rappresenta i luoghi pubblici dove ci si potrebbe incontrare, ma anche i social network, no? Alla nostra epoca. Quindi direi che le carte ti stanno dicendo che se tu avrai il coraggio di andare oltre questa situazione che ti lascia sempre in attesa ma sofferente, approderai a qualcosa di felice, qualcosa di meglio, che c'è un progetto su di te che ti dice di andare avanti e di superare questa situazione. Va bene, questo è il messaggio per te delle carte di oggi, spero che la lettura ti sia piaciuta. Mi raccomando, metti un like, scrivimi nei commenti che cosa ne pensi e iscriviti al canale. Ciao, un bacione! Ciao, eccoci qui per la lettura numero 2, per te che hai scelto l'alberello e lo mettiamo qua. Allora, la carta che ho pescato per i tarocchi giapponesi è la Melissa. Parliamo un po' di questa carta che è uscita casualmente perché comunque appunto è stata pescata, quindi c'è una sincronicità anche in questa carta, appunto, non so se si vede bene o meno. E ne parliamo brevemente, però voglio descriverla un po' più in maniera approfondita. Allora, la melissa, l'olio di melissa
melissa essenziale fornisce una guarigione profonda. È nota anche appunto per essere usata nel Medioevo per migliorare il sonno, ridurre l'ansia e lo stress e alleviare il dolore. Veniva lasciata macerare nel vino e bevuta per curare le punture velenose, guarire le ferite e sollevare lo spirito. È stata usata anche nel corso dei secoli come sedativo naturale. La melissa era apprezzata dai medici persiani, tra cui Avicenna, che ne fece riferimento alla reputazione di alleviare disturbi cardiaci e del sistema nervoso. Scrisse infatti che la melissa rende il cuore allegro, gioioso e rafforza gli spiriti vitali. Quindi questo olio essenziale, in realtà ce ne vuole tantissima di melissa per estrarre dell'olio in una quantità, diciamo, anche minima. E quindi è molto costoso appunto, ma vale ogni centesimo perché è un potente rimedio antivirale e antibatterico. C'è stato anche uno studio pubblicato sulla rivista Natural Products Research dove gli scienziati hanno scoperto che la melissa è altamente efficace contro il virus dell'herpes simplex e diverse forme di virus che sono responsabili delle malattie appunto sessualmente trasmissibili come l'herpes e l'herpes labiale sulle labbra. Quindi praticamente l'applicazione di quest'olio a volte determina la scomparsa di giro di pochi giorni sulle labbra dell'herpes, la famosa herpes. Comunque, a parte questi discorsi, ecco, per farla breve, l'olio essenziale di melissa è ideale anche per le persone emotivamente sensibili e facilmente traumatizzate, quando hanno a che fare con il confronto con altre persone che tendono a reprimere i sentimenti di dolore e di rabbia. Quindi si ritiene che l'olio essenziale di melissa possa aiutare le persone ad accedere al loro bambino interiore e agli strati più profondi della loro psiche, per guarire questi aspetti di se stessi. Inoltre la melissa aumenta i sentimenti di serenità e aiuta le persone a provare maggiore fiducia, alleviando al contempo ansia e depressione. Quindi direi che ha un sacco di usi benefici anche l'olio di melissa. Mi piace ogni tanto parlare di queste carte perché ovviamente magari a memoria è impossibile conoscere bene tutti i significati, per questo ve li ho letti, però è anche bello andare un po' a fondo nei vari oracoli che incontriamo, no? Ok, detto ciò, andiamo a vedere il tuo cuore, variante numero 2, di che cosa è in attesa, no? Per alcuni può essere un'attesa di una persona, per qualcuno può essere l'attesa di un nuovo incontro, di una nuova persona. Ovviamente, se dovessi non trovarti in quello che si dice, lascia pure andare il messaggio perché anche se è un messaggio personalizzato, però può trattarsi comunque, è sempre una lettura collettiva di qualcosa che potrebbe non essere indirizzato completamente a te, perlomeno, no? Allora, vediamo un po', quindi apri la tua mente e vediamo cosa ci dicono i tarocchi giapponesi sul tuo cuore che è in attesa. Vediamo. Ok, qui abbiamo un set di bastoni. Tra l'altro sono molto belli questi tarocchi, anche se sono difficili da mischiare. E qui abbiamo il gioco della vita, il tanuki e il gioco della vita. Ok, andiamo avanti. Cos'altro ci vogliono raccontare? Ne ho prese due, adesso ve le faccio vedere entrambe. Allora, qui abbiamo invece il 9 di spade e il 3 di spade. Allora, oggi è la giornata della sofferenza, però del resto questo è un titolo che ci viene a dire che magari tu che hai scelto questo interattivo, di ascoltare questo interattivo, se sei in attesa magari stai anche soffrendo per amore. E qui c'è la scelta di Ninigi, che è la carta degli innamorati, bellissima tra l'altro. Ok, quindi sotto il fondo del mazzo cosa abbiamo? Abbiamo il 6 di pentacoli. Tieni presente che qui stiamo parlando del matto, no? Vedi che in questo caso non ha un fardello così leggero come negli altri mazzi, però stiamo parlando di, diciamo, essere ripartiti da zero, no? Quindi qui c'è una lunga attesa di qualcosa e c'è stato un tenere a distanza una persona oppure questa persona ha tenuto a distanza noi. È possibile che sia stata proprio tu invece a mettere questa distanza nei confronti dell'altra persona e poi in qualche modo ti sia anche pentita.
Perché? Perché c'è un pensiero ricorrente sul passato, quasi ossessivo, no? Ci si pente di aver fatto qualcosa o detto qualcosa e si vorrebbe appunto tornare indietro in certi momenti. C'è una forte sofferenza perché? Perché qui ci sono due persone che comunque provavano o provano un sentimento reciproco. Quindi c'era una storia d'amore effettivamente qui. Per alcuni di voi si tratta di una storia di due amanti, perché gli amanti innamorati è una carta che non rappresenta ovviamente solo gli amanti nel vero senso della parola, ma rappresenta anche l'amore verso se stessi e anche l'amore corrisposto, diciamo, no? Però può anche in alcuni casi rappresentare due amanti nel vero senso della parola. Quindi qui c'è un pentimento perché si è tenuto a distanza una persona e ci si è pentiti in un certo senso di questo, perché comunque c'è del sentimento. Si vorrebbe che cosa? Si vorrebbe creare una situazione di equilibrio che adesso non c'è più in questa situazione. Si vorrebbe un dare e avere, un essere in un rapporto alla pari, un interesse che è manifestato da entrambe le parti, ma adesso sembra che non ci sia più. Adesso bisogna capire una cosa, è possibile che sia tu che hai tenuto a distanza questa persona quando stava nascendo qualcosa e poi te ne sei pentita, ma ormai questa persona sembra appunto non avvicinarsi più, o viceversa anche, potrebbe essere l'altra persona che ti ha tenuto alla larga. In un certo senso magari se n'è andata all'avventura, magari ha frequentato altre persone o diciamo ha girato pagina e però comunque c'è questo rimpianto sul passato, no? Perché comunque queste carte ci dicono che qui in questa variante sia che tu sia uno o che tu sia l'altro c'è un sentimento che è reciproco, cioè confermano le carte che non è una cosa che diciamo tu magari non lo sai, ma comunque anche l'altra persona ha gli stessi pensieri che hai tu, no? Quindi andiamo a vedere un po'. Se non c'è nessuno nella tua vita, invece stai pensando, il tuo cuore in attesa di un nuovo amore, c'è comunque una sofferenza per questa situazione di assenza di un amore. E si tende anche a tenere le altre persone a distanza, forse perché per chi è single, dico, qui c'è stata una storia nel passato che ha molto ferito i propri sentimenti e allora adesso che si è soli e si è riniziato da capo una nuova vita, diciamo, ci si rende conto però che manca qualcosa, no? Quindi c'è anche questo. Andiamo a vedere quindi qual è il messaggio comunque per questa variante, qual è questo messaggio personalizzato che deve arrivare a chi ha scelto la variante numero 2. Sicuramente la Melissa, abbiamo visto, parla di guarigione anche, no? Quindi se c'è stato un dolore profondo, forse bisogna andare a guarire prima di tutto da questo dolore. Andiamo a vedere qualcos'altro. Asso di bastoni qua, quindi qui parliamo di molta passione, di un piacersi. Potrebbe anche esserci stata solo un'avventura e poi ecco che c'è il pentimento. Tre di coppe, vediamo cos'altro. E qui c'è un 6 di coppe. Allora, qui c'è sentire la mancanza dell'altra persona, c'è mancanza effettivamente. Potrebbe essere stata una relazione non esclusiva dove c'è stata un'avventura, solo un'avventura, che poi appunto in qualche modo ci si aspetta che diventi qualcos'altro, ma forse non sembra diventarlo e questa cosa ci fa soffrire. Oppure potrebbe essere stato un'amicizia dove c'era però un piacersi che era anche reciproco. E comunque c'è la mancanza che si avverte di questa situazione o di questa persona. Forse a un certo punto tu o questa persona avete deciso di tenere alla larga l'altro, perché questa carta chiaramente parla di tenere alla larga nel proprio potere l'altra persona. E poi c'è però il pentimento, quindi se sei tu che hai tenuto alla larga l'altra persona, ti stai pentendo di averlo fatto, forse avresti dovuto avere più pazienza, ti dici, no? Aspettare di più, vedere come sarebbe svolta questa situazione. Se l'altra persona sta facendo questo ragionamento, vediamo un po'.
Qui c'è il fante di bastoni, quindi qualcuno comunque si è comportato in maniera un po' superficiale qui, magari non ha fatto intendere che c'era un sentimento, c'era qualcosa di più importante e l'ha nascosto. Adesso però devo dirti che le carte dicono che questa persona qui ha le idee abbastanza chiare e sicuramente ti devo dire anche che a questa persona piaci, quindi se il dubbio fosse per te, se piaccio o non piaccio a una persona e il tuo cuore fosse in attesa di avere conferma che questa persona è attratta da te o vuole stare con te o comunque gli piaci, ecco che la conferma arriva. Se la domanda è se sono in attesa di incontrare una persona che mi piaccia e che appunto ricambi quello che io posso provare per lei, quindi un amore corrisposto, la risposta anche qui è positiva. Vediamo un po', qui c'è il carro con i due draghi bellissimi, il drago rosso e il drago verde. E qui abbiamo il 10 di coppe. Quindi, allora, le carte dicono che sostanzialmente le cose vanno verso il coronamento di questa situazione d'amore, nel senso che se tu stai aspettando di incontrare una persona ideale per te, che ti corrisponda, perché sei single, con cui ci sia una passione, ma anche si vedano chiaramente le cose, si voglia stare insieme, ci si completi, no? Quasi un'anima gemella. La risposta è che dopo un'indecisione, appunto, che può arrivare da un inizio un po' burrascoso, le cose andranno per il verso giusto e la incontrerai questa persona. Se hai già in mente invece una persona con cui, come ho detto, c'è stato uno stare a distanza, c'è stata un'avventura o un inizio di un piacersi e poi uno dei due ha tenuto a distanza l'altro, anche qui le cose vanno avanti, sembrerebbe appunto che si completino in una relazione di coppia ideale. Quindi il messaggio della variante numero 2 è molto positivo perché appunto le carte ci stanno dicendo, e qui c'è anche un 10 di denari, quindi c'è abbondanza, diciamo, con anche il gattino della fortuna. Ci stanno dicendo che qua ci sarà l'occasione per per il tuo cuore che sta aspettando di avere una risposta positiva qua. Allora, andiamo a vedere se c'è qualche indicazione in più su come si svolgeranno i fatti, però insomma, se tu sei ancora in relazione con questa persona, anche solo d'amicizia, o la vedi comunque anche in mezzo ad altre persone, la cosa si svolgerà verso una relazione di coppia qua. Quindi se i tuoi dubbi sono sul fatto che a questa persona interessi piuttosto che vuole continuare e via dicendo, o se questa persona frequenta più di una persona, magari ha già una relazione, perché il carro è una carta duale e prima abbiamo visto che c'è la possibilità anche che si tratti di qualcuno, una relazione non esclusiva col tre di coppia e con gli amanti. Se così fosse, qua si va verso la coppia comunque. Se invece foste entrambi liberi, meglio ancora, qui anche se ci sono dei dubbi iniziali e c'è qualche sbandamento sul percorso, alla fine questa persona, tu e questa persona, sembra proprio che andrete a formare una coppia qui. E continua a uscire questa carta della fortuna perché prima è uscito il 10 di pentacoli che però ha anche appunto le monete diciamo della fortuna col gattino della fortuna e qua esce anche il quadrifoglio che è una carta che sulle Normand ci parla di fortuna. Oltretutto c'è un diario qua quindi che parla di un messaggio che potrebbe arrivare o di una notizia che potrebbe arrivare a riguardo. Quindi questa persona si farà sentire. Se stai aspettando che si faccia sentire, ecco, se stai per esempio aspettando che ti scriva o ti inviti da qualche parte, ecco qua che è previsto proprio una rinascita. Quindi per chi ha avuto un avvicinamento e poi un allontanamento e sta aspettando, eccola qua la Lady che riceve la rosa rossa, sta aspettando che accada qualcosa, ci sarà una notizia, un messaggio fortunato qua, quindi c'è un momento in cui le cose cambieranno in meglio e qua c'è una rinascita con questa donna che riceve questa rosa rossa.
Quindi le carte prevedono bene. Vediamo qualche consiglio per te. Mescolo anche gli star seed degli oracoli delle stelle che dicono: il ritmo della terra, il ritmo della madre rallenta, trascorre del tempo nella natura. Allora, questa cosa potrebbe anche riguardare un invito a fare una gita, un fuori porta, o a trovarvi in un luogo appunto diverso, o andare insieme da qualche parte, magari in montagna, o a fare una camminata o cose del genere. Soprattutto se questa persona è qualcuno che ama appunto questo genere di attività. Però guarda, c'è qualcosa legato alla terra, perché qui si parla del ritmo della terra, che è anche un ritmo naturale, ovviamente, no? Rallenta vuol dire non avere fretta, perché comunque le cose arrivano, però ci vuole il suo tempo, no? D'altra parte qui c'è il terreno, impara a essere umano, non nel mondo, ma non del mondo. Cioè, tu hai un'idea molto alta delle cose e anche sei spiritualmente elevata o elevato, no? Però invece appunto magari diciamo ehm, magari devi avere più pazienza in questo caso perché non tutti siamo allo stesso livello evolutivo. Qua secondo me le carte ti stanno dicendo più o meno questo e quindi ci sono cose che hanno bisogno di tempo, come le stagioni hanno bisogno di esserci, quindi non so, come dopo l'inverno c'è la fioritura della primavera e i cicli di vita, no, naturali. E qui anche c'è un richiamo alla terra, all'essere radicati nella terra, all'essere centrati. Forse sei anche un po' troppo sognatrice e però fai anche troppi viaggi astrali e non riesci più poi a stare con i piedi per terra in certe situazioni. Chiedi all'Arcangelo Michele di aiutarti con questa situazione. Ok, quindi una cosa che puoi fare è questa, chiedere aiuto e poi qua si parla di amore eterno. Quindi sicuramente in questa variante devo dire che c'è l'amore, cioè si vede amore reciproco e se non c'è ancora, se sei in cerca dell'amore, arriverà l'amore eterno e bisogna dare il tempo alle cose di svolgersi, no? E rimanere ben centrati nella terra, rimanere a contatto con i cicli naturali di vita, non avere fretta, non accelerare, non anche farsi dei preconcetti sulle situazioni, lasciare che le situazioni si svolgano in maniera del tutto naturale e non tentare di dare quell'accelerata che poi rischia di farle in qualche modo precipitare. Va bene, variante numero 2, questo è il messaggio per te, spero che ti sia piaciuto. Mi raccomando, metti un like, aspetto i tuoi commenti e iscrivetevi a Lovely Sara Tarot. Passo subito quindi alla variante numero 3. Ciao, eccoci qua per te che hai scelto la variante numero 3. Allora, qui c'è il tuo cono gelato, lo mettiamo qua, no? Che ci parla anche di qualcuno che è gioioso, di qualcuno che è goloso e magari gli piace anche gustare le cose della vita, no? Perché no? E soprattutto vedi un cono gelato colorato, come anche questo mazzo che hai scelto. E di cosa ci parla invece il coriandolo? Andiamo a approfondire un po' questa carta che è stata pescata per questo mazzo in maniera del tutto, diciamo così, casuale, no? Ma sappiamo che tutto è sincronico. Allora, il coriandolo equilibra ed espande la mente, ha una lunga storia di utilizzo nella Ayurveda, il sistema di medicina tradizionale in India per combattere l'infiammazione. Il coriandolo infatti è comunemente usato nei piatti messicani, Tex-Mex e indiani e può insaporire zuppe, stufati, condimenti per insalata, salse, guacamole, saltati in padella, pesto, cidi, piatti noodle e curry. Le foglie e gli steli erano tradizionalmente usati in alcune parti dell'Europa e del Nord Africa per combattere il diabete, un effetto che è stato documentato in uno studio sugli animali. Nello studio i ricercatori hanno osservato che il coriandolo migliora anche i sintomi legati alle malattie cardiache. Forse perché è ricco di flavonoide, quercetina, che aiuta a proteggere le pareti arteriose dai danni. Hanno anche messo alla prova gli effetti antinfiammatori del coriandolo contro l'artrite e hanno scoperto che l'estratto ha contribuito a ridurre l'infiammazione articolare negli animali. Quindi si ritiene che l'olio essenziale di coriandolo aiuti a liberare il bisogno di avere il controllo
e i sentimenti di appiccicosità, ossessività e restrizione. Può aiutare ad aumentare il pensiero espansivo. Quindi il coriandolo aiuta sicuramente ad espandere la mente, oltre che avere tutte queste proprietà guaritive, ma soprattutto, vedi, può aiutare a liberarsi dal bisogno di avere tutto sotto controllo, assolutamente, o di essere troppo appiccicosi magari nella relazione, no? Quindi esprimere i propri sentimenti in maniera troppo ossessiva o compulsiva o cose di questa natura. Ok, andiamo a vedere che cos'è, qual è il messaggio che deve arrivare per te. Il tuo cuore è in attesa, vediamo di cosa è in attesa il tuo cuore, no? Quindi prima metterò qualche carta per vedere un po' di cosa è in attesa. E abbiamo la temperanza qua. Temperanza, poi qua abbiamo il valletto di coppe, quindi il paggio di coppe, vediamo un po', vediamo di cosa è in attesa qua il tuo cuore. E qui abbiamo la regina, e questa è la regina di spade, vediamo un po' di cosa è in attesa. E qui c'è il cavaliere sempre di spade, andiamo a vedere un po', andiamo avanti. E sto guardando intanto anche le immagini, no, di questi tarocchi grunge che sono molto carine. E qua c'è effettivamente c'è un 7 di spade e sotto il fondo del mazzo cosa abbiamo? Ah, tutte carte di spade, tra l'altro 6 di spade, c'è uno in moto che si allontana. Quindi qua c'è qualcuno che si è allontanato effettivamente, secondo me appunto potrebbe essere l'altra persona in questo caso. E vedo che è passato parecchio tempo qua, potrebbero essere passati anche dei mesi in alcuni casi, non è detto, magari non per tutti, però diciamo comunque una distanza c'è, già un po' che dura questa attesa. E di cosa si è in attesa fondamentalmente? Cioè, si è in attesa che l'altra persona, diciamo, si faccia avanti con noi e dimostri un interesse o qualcosa nei nostri confronti. Cosa significa? Che magari è una persona, allora per alcuni è una persona che ci piace semplicemente e siamo in attesa che questa persona manifesti un interesse perché ci piace da tanto tempo e questa persona magari un po' ci ha corteggiati o ci ha corteggiate, cioè praticamente c'è stato un primo approccio da parte di questa persona che si è mostrata interessata, dopodiché le cose si sono un po' fermate anche perché qui potrebbe esserci di mezzo una grande differenza tra di voi che può essere di culturale, sociale, di età, oppure anche proprio ci si trova in posti diversi, quindi si abita distanti. E quindi qui c'è tipo un'attesa che questa persona venga da te, sostanzialmente, almeno questo è quello che vedo. E forse questa persona ha promesso più volte di venire da te, di farsi viva, e nel frattempo magari c'era un rapporto solo di messaggio virtuale o cose di questa natura e poi questa persona non si è mai mossa, quindi è passato del tempo e anzi questa persona potrebbe essersi allontanata, essersi trasferita in un altro posto, essere in viaggio, essere andata da qualche parte, però sembra proprio che ci sia anche una distanza qui e potrebbe essere una persona che non vive vicino a te, per esempio, oppure che è molto impegnata in spostamenti per il lavoro che fa, quindi è una persona che si sposta frequentemente per lavoro. Ovviamente faccio delle casistiche perché siete più di uno, no? Però prendi solo quello che ti risuona, non farti andare bene per forza la variante se non fosse la tua. Quello che mi viene da dire con sicurezza comunque è che qui è come se tu ti sentissi ingannata da questa persona che a livello sentimentale non è affidabile, cioè a te piace molto a un livello fisico, no? O perlomeno ti attrae molto, però non è una persona, ci sembra una persona un po' che ama essere libera, che ama girare, che magari ha tanti interessi o ha tante cose da fare, quindi è molto impegnata, si dimostra molto impegnata perlomeno, un po' cioè sfuggente sicuramente e quindi il tuo cuore diciamo è in attesa.
che questa persona si manifesti in qualche modo. Se invece siete vicini, vi vedete sempre, però questa persona, come dicevo, potrebbe avere avuto, potrebbe manifestare a tratti un interesse sentimentale nei tuoi confronti, ma poi nei fatti non fa mai quel passo in più, ecco, cioè non fa mai quel passo in più che dice che vuole stare con te, cioè alla fine tu non riesci a capire se veramente gli piace o meno a questa persona o se è veramente interessata o meno, perché manca proprio, diciamo, invitarti fuori, per esempio se lavorate insieme, ma invitarti fuori la sera piuttosto che appunto vi sentite ma non accenna ad altro, magari siete usciti ma non ha avuto un approccio, cioè ha avuto un approccio solo amichevole, vi siete solo visti così velocemente. Ecco, questa casistica qua vedo in questa variante. Allora andiamo a vedere un po' quindi qual è il messaggio che deve arrivarti su questa variante, il messaggio personalizzato diciamo così per te, tenendo sempre presente che sono comunque letture collettive. Allora, 6 di pentacoli, vediamo cos'altro. La regina di bastoni qua. Qui abbiamo un 7 di pentacoli e poi vediamo cos'altro ci dicono le carte. E qui l'appeso. Allora, vediamo sotto cosa c'è. E qua c'è l'alta sacerdotessa, no? Quindi le carte cosa dicono? Che tu, cioè che alla fine tu, magari tu e questa persona avete anche un rapporto che sembra un rapporto di scambio alla pari, in un'amicizia piuttosto che un comunicare, io ti scrivo, tu mi scrivi, o perlomeno sembra che ci sia un equilibrio nel vostro modo di rapportarvi uno all'altra. Però e c'è anche un piacersi reciproco. Secondo le carte tu piaci in realtà a questa persona, quindi il messaggio è che fisicamente tu piaci a questa persona perché comunque ti vede come una regina di bastoni, quindi una donna bella, una donna che piace proprio anche esteticamente, no? O a livello passionale interessante. Quindi questa persona ti vede con questi occhi come una donna bella, se sei un uomo ovviamente gira pure le cose perché sono energie e non badano in realtà ai generi. Però ti farà ancora aspettare, dicono le carte, cioè questa attesa potrebbe diventare realmente frustrante, no? Perché questa persona non è che non è interessata, però è ferma e osserva le cose, quindi potrebbe anche addirittura spiare quello che fai, guardarti da lontano piuttosto che tu non lo sai, ma magari ha un profilo falso e ti guarda attraverso i social network, oppure guarda sulle tue pagine le tue foto, quello che fai o non fai, o se vi conoscete, uscite anche con delle persone che avete amicizie in comune, potrebbe comunque informarsi su di te. Quindi non è che è disinteressata, però non sembra avere intenzione di muoversi al momento, dicono le carte, quindi questa attesa potrebbe prolungarsi anche oltre. Ci sta pensando, diciamo, no? Eccola qua, l'eremita. Ci sta pensando, però mi viene in mente che questa persona è proprio qualcuno, appunto, come un eremita, è anche qualcuno che potrebbe essere un po' solitario, che potrebbe amare stare un po' per gli affari suoi. Se è una persona con cui, che, come dicevamo prima, viaggia, magari gira, cambia spesso posti o gira per lavoro, è abituata a stare da sola questa persona, quindi anche se gli piaci potrebbe non decidersi mai a far cambiare questo tipo di rapporto perché tutto sommato è una persona che sta bene da sola. Qui c'è anche la forza che indica che comunque c'è una connessione, quindi probabilmente quando tu pensi a questa persona, anche questa persona pensa a te, però qui c'è il discorso sull'impegno che blocca un attimo questa persona, chiaramente. Forse perché questa persona, come dicevo, tutto sommato sta anche bene da sola o ha avuto già delle relazioni impegnative in passato e non vuole ripetere. Qua c'è infatti il giudizio che dice che comunque un'occasione ce l'avrete,
probabilmente, o che tu potresti rappresentare una seconda occasione, perché si sta bene in realtà, cioè ci sarà prima o poi la consapevolezza da parte di questa persona che con te può stare bene. Ehm, Però non è ora, diciamo. Vediamo qualche consiglio, quindi anzi, prima andiamo a vedere cosa dicono le Normand per te che stai guardando la variante numero 3. Poi scrivetemi un po' nei commenti se vi ritrovate. Ovviamente potete guardare anche tutte e tre le varianti, come ho detto, nel senso che potrebbe anche arrivare qualcosa da altre varianti. Allora, qua V-Rider, quindi vedi, questa qui sicuramente è una persona che si muove molto. E qua però le carte dicono, guarda, forse è meglio che lo lasci perdere proprio per questo motivo. Ecco, ti dico che già vedo questa cosa, no? Però vedi, c'è la rinascita, cioè praticamente qui forse si potrebbe anche essere iniziato qualcosa che poi si è interrotto e poi adesso... Allora, c'è la rinascita e c'è l'anello. Allora, insomma, ti dirò, allora, qua praticamente forse, ecco, forse c'è stato un momento in cui si è deciso di tagliare questa sorta di connessione che c'era e quindi potreste anche in questo momento non sentirvi, per esempio. Oppure questa persona potrebbe essersi tirata indietro, appunto, la vediamo che è ferma, che ci osserva da lontano, perché in alcuni casi c'è stata una vera e propria rottura, un litigio, oppure uno dei due ha pensato, si è allontanato e quindi l'altro ha deciso, vabbè, non è più cosa, lasciamo perdere, no? Ha reciso questa rosa, vedi? Però le carte dicono che ci sarà un secondo tempo, una rinascita, con il giudizio, una seconda occasione, una rinascita ed ecco qui l'anello che arriva, quindi una sorta di impegno invece, una sorta di dichiarazione anche che potrebbe fare questa persona. Quindi, tutto sommato le carte dicono che qualcosa verrà fuori di positivo qua, anche se in questo momento no, cioè sostanzialmente non è una cosa che credo che avverrà a breve, potrebbe avvenire più avanti. Anche perché la temperanza come prima carta ci fa pensare anche a dei mesi. Quindi se non sono già passati dei mesi, potrebbero trascorrere dei mesi, dicono le carte. Ecco perché il 7 di Pentacoli, c'è un'attesa lunga che ha il tuo cuore qua. Allora, vediamo un po'. Se sentite i bambini, qua sotto c'è un parco, quindi... Però è anche bello sentire un po' i bambini sotto. Allora, il respiro del cosmo. Dalla mia alla tua volontà, non cercare di controllare, non ci posso credere. No, scusate, dico così perché prima non cercare di controllare ogni dettaglio dell'universo. Abbiamo visto che il coriandolo ha a che vedere anche col controllare ogni cosa. No? Intanto qui c'era qualcuno che spia da lontano, potresti essere anche tu, potrebbe essere anche la tua energia, però qua il consiglio è proprio di non cercare di controllare tutto quello che accade nell'universo, lasciare che le cose accadano come devono accadere, fidarsi anche un po' diciamo di quello che deve arrivare, no? Quindi avere una visione anche, non dico fatalistica, però insomma appunto non stare a ossessionarsi anche con i pensieri. C'era anche quel discorso sull'appiccicosità, insomma lasciare che le cose vadano un po' da sole. Terra interna, sopravviverai a tutto questo. Oh, anche questo è un buon messaggio. Sopravviverai a tutto questo, nuove soluzioni e nuovi inizi. Quindi per alcuni si tratta anche di iniziare qualcosa di nuovo. Quindi questo secondo tempo, questa seconda occasione potrebbe anche non essere con questa persona, ma con qualcun altro, ve lo dico, ve lo anticipo. Quello che è certo è che tutta questa situazione si risolverà e tu sopravviverai appunto perché ci saranno nuove soluzioni, dicono le carte. Per cui apri, questo è il messaggio che ti deve arrivare di non controllare tutto e la rassicurazione che potrai sopravvivere a tutto questo e arriveranno cose nuove, ci sarà una seconda opportunità per te. Andiamo a vedere anche l'Arcangelo Michele su questa situazione della variante numero 3.
In questa situazione è utile pregare, quindi c'è bisogno di pregare qua, perché forse non è una situazione così semplice come potrebbe apparire, no? Però le cose possono arrivare. Ah, questa carta è uscita anche in un'altra variante, se non erro, non mi ricordo se la 2 però. Comunque la carta dell'innocenza va ad indicare anche il nostro bambino interiore e abbiamo visto che ci sono delle caratteristiche appunto anche di guarigione sul nostro bambino interiore, sulle ferite che ci portiamo dietro magari dall'infanzia. Quindi alcune cose ci succedono per un motivo. Esplora le tue possibilità. Anche questa è una carta che ti dice, vedi, ci sono delle cose che tu non stai tenendo in considerazione perché ti sei un po' fissato o fissata su questa situazione. E invece devi aprire la tua mente, espandere la tua mente, come diceva proprio il coriandolo, e questo olio aiuta ad espandere la mente. Quindi espandere la tua mente ed esplorare anche nuove possibilità, guarire le tue ferite interiori e vedrai che le cose in un certo senso si risolveranno e tu sopravviverai, ci saranno dei nuovi inizi nella tua vita. Va bene, variante numero 3, io ti mando un grande abbraccio, mi raccomando, mettete un like, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta la lettura, cosa ne pensate, vi aspetto qua per i prossimi video. Ciao, un bacione.